Accompagnato dalla moglie Giulietta Masina, scende a Fiumicino Federico Fellini, vincitore col suo film 8,5 del recente Festival di Mosca. Federico Fellini, pur dichiarandosi soddisfatto del riconoscimento sovietico, non intende riposare sugli allori. Il popolare regista infatti si propone di girare il suo prossimo film con raddoppiato impegno. Anche il tempo di lavorazione sarà raddoppiato e raddoppiato il numero degli attori. Con un doppio impegno, col tempo doppio e col doppio degli attori, anche il successo non potrà non essere doppio di Fellini 8,5. Fin dalla sua uscita nelle sale, Giulietta degli Spiriti non è mai stato salutato con troppo entusiasmo da parte di critica e pubblico. Anzi, in più di un'occasione, la pellicola del 65 ha collezionato stroncature piuttosto severe, tutte più o meno riassumibili in poche parole. Una specie di parodia scialba di 8,5. Una crisi di inspiration? E se non fosse per niente passeggera, signorino bello? Se fosse il crollo finale di un bugiardaccio senza più estro né talento? Sgulp? E proprio 8,5, l'indiscusso capolavoro di Fellini, non ha mai smesso di adombrare Giulietta degli Spiriti nella filmografia del regista riminese. Un paragone ingiusto, senza dubbio, anche se è impossibile negare delle evidenti similitudini date dalla vicinanza cronologica e da una atipica costruzione narrativa, riconducibile questa alla psicologia analitica junghiana che Fellini stava scoprendo proprio in quegli anni. Ma seppur simili nella struttura, questi due film sono profondamente diversi. Se in 8,5 infatti il focus dell'obiettivo felliniano è puntato su Guido Anselmi di Marcello Mastroianni, nel film del 65 si sposta interamente su Giulietta di Giulietta Masina, la quale a sua volta era stata il modello di riferimento per il personaggio della Luisa di Anouk Aimée. Ma questo significativo cambio di prospettiva, da maschile a femminile, non ha comunque favorito quella dovuta riscoperta di Giulietta degli Spiriti, neppure da parte di quella critica femminista che di lì a poco sarebbe emersa a livello internazionale. Stando infatti a quanto scritto dalla teorica Teresa De Lauretis nel saggio Fellinis 9,5, il film non farebbe altro che riproporre un punto di vista prettamente maschile, nella misura in cui va mostrando scena dopo scena un immaginario troppo riconducibile al suo autore, e questo a scapito della sua protagonista, le cui azioni sembrerebbero essere motivate più da esigenze di trama che da vere e proprie scelte personali. Oh, lo so meglio di tutti che si tratta di un film, che è un'invenzione, un'altra bugia. Ma come fa comodo a te? Tuttavia, gli immancabili raffronti con 8,5 e le posizioni femministe non sembrano tenere conto di un discorso sulla donna portato avanti da Fellini fin dai suoi esordi dietro la macchina da presa, e di cui Giulietta degli Spiriti rappresenterebbe un ideale esito artistico. In fondo, stiamo pur sempre parlando di un autore che andava affermando: l'uomo libero non può fare a meno di una donna libera. Nei primi minuti di Giulietta degli Spiriti, il volto della protagonista ci viene occultato da un gioco di specchi e di movimenti di camera che inquadrano il personaggio sempre di spalle e alle prese con i preparativi per l'anniversario del matrimonio. Sarà solo all'arrivo del marito Giorgio che il primo piano della donna emergerà letteralmente dal buio della casa. Come riportato dal critico Peter Bondanella, la vita di Giulietta è come il suo volto illuminato sullo specchio. Dipende solo ed esclusivamente dalla presenza del marito. Senza di lui, l'individualità Giulietta è completamente eclissata. Giulietta, dunque, rinchiusa in questa casa di specchi, diventa lei stessa uno specchio, anzi lo specchio dei desideri del marito, l'ennesima forma di oggettivazione del corpo della donna da parte di quello sguardo maschile o male gaze che da Laura Mulvey in poi è da sempre al centro degli studi della feminist film theory. Cos'è? Manca la corrente? Ma lo sguardo di Giorgio, pur restando in penombra, sembra più interessato alla mancanza di luce nella casa che alla sorpresa fattagli dalla moglie, e quella che doveva essere un'intima celebrazione del loro anniversario si tramuta di colpo in una caotica festa tra amici voluta dal coniuge. Ma a decretare il totale fallimento di Giulietta come specchio dei desideri del marito saranno le prime avvisaglie di tradimento di Giorgio, avvisaglie che di lì a poco si presenteranno sotto forma di trilli telefonici o nomi sussurrati nel sonno. Gabriella. Da ieri notte mi sembra che tutto mi manchi. Ho paura che mio marito abbia un'altra donna.
Giulietta si verifica quella perdita dell'equilibrio che in Carl Gustav Jung corrisponde al disorientamento della coscienza, a cui sopperiscono quei contenuti dell'inconscio precedentemente rimossi, adesso tornati consci sotto forma di visioni o voci. E l'inconscio di Giulietta è popolato da fantasmi o spiriti di un passato che ritorna. Più precisamente 2 ricordi dell'infanzia di Giulietta corrispondenti ad altrettante forme di spettacolo, il circo e la recita scolastica. Nel primo la sessualità straborda dai corpi esibiti di cannibali africani, uomini forzuti e trapezziste voluttuose. Nella recita scolastica invece la sessualità è mortificata da uno spettrale immaginario cristiano composto da suorine incappucciate, presidi infernali e sante mandate a rogo. Qui la Giulietta bambina sulla graticola e la danzatrice Fanny sull'altalena del circo sintetizzano graficamente la condizione della Giulietta adulta, la quale, anche da sposata, sembrerebbe non aver mai abbandonato i panni della martire vergine. Basta, vergognatevi, è un'indecenza! Ridatemi subito mia nipote! La figura positiva del nonno, stando all'interpretazione junghiana che Caroline Geduld ha dato al film, rappresenterebbe l'animus di Giulietta, ossia quella parte maschile dell'inconscio che ogni donna ha dentro di sé e che agisce inizialmente come elemento perturbatore sulla psiche femminile. Una bella donna mi fa sentire più religioso. Da qui i connotati blasfemi attribuiti al vecchio da un contesto familiare e professionale che andrà ad influenzare per sempre il ricordo che Giulietta ha del proprio parente, soprattutto alla luce della sua fuga d'amore con Fanny, in quello che sembra essere a tutti gli effetti un omaggio al 7° sigillo di Ingmar Bergman. Per Giulietta, ci dice Caroline Geduld, il sesso è pericoloso quanto la castità. E questo è il motivo per cui le immagini di entrambi vanno a confondersi sempre di più nelle sue fantasie e allucinazioni. E a questo gioco caleidoscopico partecipano tutti i personaggi del film nella misura in cui ciascuno di essi è capace di richiamare alla memoria della protagonista sia i ricordi del circo che quelli della recita, incarnando di conseguenza una posizione che la stessa Giulietta stenta a prendere per poter uscire dalla propria situazione. E no che diventa no, poi ni, poi sa non so, non è vero signora? Ecco spiegata la proliferazione costante nel film di coppie di personaggi, di sorelle, di gemelle, di doppi insomma. E tra questi personaggi ce n'è addirittura uno che è triplo. La figura di Susie, infatti, rappresenta la parte di femminilità repressa e mortificata di Giulietta, ossia quella del mondo del circo che il gusto estetico di questa maga del sesso ha reso più esotico e sfavillante, ma non per questo meno insidioso. Giulietta, che fai? La faccio bene la parte? Nel momento in cui la donna si esibisce per l'occasione nella parte di una prostituta d'altobordo, la sua figura viene oscurata dall'ombra dell'edificio. Come evidenziato dal già citato Bondanella, l'individualità di Giulietta scompare sia quando la donna ricopre il ruolo di mogliettina santa, sia quando ricopre un ruolo di libertina che non le si addice affatto. Carino quel kimono. Sì. Hai gli occhi rossi, hai pianto. Chi invece di questi 2 ruoli sembrerebbe essere una sintesi perfetta è la madre di Giulietta, che la lente deformante di Fellini tramuta in una fredda quanto piacente Madonna mondana, e quindi un ideale di bellezza e portamento irraggiungibile per Giulietta. Proprio come Gabriella, l'amante di Giorgio. Ma a differenza dell'ingombrante figura della madre, il personaggio di Gabriella riesce a imporre la sua presunta superiorità per mezzo della sua assenza dalla scena. Che cos'ha? Paura? Paura? No, ma non mi piace godere delle sconfitte altrui. Che si tratti di un'immagine registrata di spalle su un filmino Super 8 o di una voce riprodotta su nastri magnetici, se non addirittura sottintesa in squilli telefonici casalinghi, Gabriella arriva ad identificarsi con l'off-screen, con il fuoricampo cinematografico. Un fuoricampo minaccioso, in quanto sottintende un'imminente uscita di scena che Giulietta stenta ad accettare, quella del marito Giorgio dalla sua vita. In realtà lei non desidera che questo. Lei vuole con tutte le sue forze essere lasciata sola. Vuole che suo marito se ne vada. Io voglio che Giorgio mi lasci. Senza Giorgio lei comincia a respirare, comincia a vivere, a diventare se stessa. Lei crede di avere paura. In realtà ha paura di una cosa, di essere felice. Allora ciao Giulietta, ciao Giulietta, ciao Giulietta, ciao Giulietta, ciao Giulietta. Sì.
pare che io facevo andar via mio marito così, senza una parola, senza neanche avere il gusto di una spiegazione. Altro che lasciarlo andare, io gli avrei spaccato la testa. Le parti da protagonista di Giulietta Masina all'interno della galassia felliniana hanno rappresentato per l'attrice delle vere e proprie sfide interpretative, visti gli importantissimi modelli cinematografici che venivano scomodati per l'occasione. Se Gelsomina della Strada era un chiaro riferimento a Charlie Chaplin, il nome Cabiria rievoca addirittura il titolo dello storico peplum a cui prese parte Gabriele D'Annunzio in persona, senza contare poi Ginger di Ginger e Fred, palese omaggio alla celeberrima Ginger Roger della Golden Age hollywoodiana. Ma è proprio in Giulietta degli Spiriti che risiede la sfida più grande per Giulietta Masina, dovendo quest'ultima interpretare un ruolo che solo per il nome può indurre lo spettatore a confondere il personaggio con l'attrice nel privato. Un privato che lei stessa è sempre stata molto restia a esibire, come dimostra la sua rinuncia al ruolo poi andato a Jean Moreau nella Notte di Michelangelo Antonioni, la cui vicenda, incentrata sulla crisi di coppia, molto probabilmente riguardava troppo da vicino la sua situazione matrimoniale di quegli anni. Ma mettendo da parte le voci di corridoio, in Giulietta degli Spiriti le ormai accertate resistenze della Masina troverebbero un'ulteriore legittimazione nella singolare protesta di un'attrice nei confronti di un marito regista, il quale, attraverso il personaggio di Giulietta, cercava di veicolare un'immagine artefatta di sua moglie, a lei niente affatto lusinghiera. Ti dirò, anzi, che mi è sempre stata antipatica, non l'ho mai mandata giù. Non mi piace il tipo di donna mediterranea, prima succube dei genitori e poi parassitaria nel rapporto col marito. Una critica, quella di Giulietta Masina, che trova ulteriore fondamento in certe somiglianze tra il regista e la sua creatura. E torni giù lenta, molto lento tutto. Molte delle esperienze ed emozioni che Federico attribuisce alla protagonista del film sono cose sue. Quella scuoletta clericale, quel preside bigotto, quella paura dell'inferno, ma sono i collegi dei preti che ha fatto lui in Romagna. Ritornano dunque le ossessioni, i ricordi e le paure del Guido di 8,5, ma Giulietta non è Guido. Fuori tutti di qui! Ciò che Guido percepisce come un caos benefico per la sua creatività, Giulietta lo vive come l'incubo di qualcun altro da cui sente il bisogno di svegliarsi. La stessa recitazione compassata e controllata di Giulietta Masina sembra esprimere il distacco dell'attrice verso questo instabile mondo colorato a cui sente di non appartenere. E Fellini questa volta la lascia fare. Le resistenze al trucco, al vestito, alla parrucca, all'orecchino, le prese di posizione che altre volte mi erano sembrate delitti contro il personaggio, intollerabili intromissioni di femminilità, questa volta erano funzionali. La Giulietta remissiva dello script originale viene gradualmente sostituita con quella recalcitrante sul set, un cambiamento questo che spinge Fellini a modificare in corso d'opera persino il finale. La figura benigna del nonno non interverrà più a salvare in extremis la nipote come previsto in sceneggiatura, ma sarà la stessa Giulietta a liberarsi dalle corde della graticola fiammeggiante e dagli spiriti del passato ad essa connessa, contando esclusivamente sulle proprie forze. Perché ti butti in quel modo? Non ti muovere. Abbiamo provato 70 volte. Ubbidisci a tua madre. Non mi fai più paura. Non mi fai più paura. Le due Giuliette arrivano dunque a sovrapporsi e a far valere la propria voce nel momento stesso in cui entrambe le donne smettono di essere un mero riflesso dei desideri maschili, ivi compresi quelli del regista riminese, il cui immaginario è costretto dalla protagonista stessa a battere in ritirata sopra un fatiscente carrozzone da circo o un disadorno aeroplano d'epoca. Giulietta. Giulietta. Chi siete? Amici. Chi siete? Amici veri. Nuove voci interiori si faranno sentire sul finire del film, ma stavolta non sarà il regista Fellini a tradurle in visioni cinematografiche. Vuoi, ascolta bene. Giulietta è uscita dall'ombra ingombrante del proprio marito e si appresta adesso ad affrontare una nuova avventura, al di là della narrazione cinematografica. Star vicini, se ti sento come il vento in un film di Fellini, lentamente ti allontani e io ti sento come il vento in un film di Fellini.
ricordi le canzoni che ti ho scritto, suoni, lacrima, ma poi è arrivato il vento ed ha spazzato via la musica. Ma se la vita è un film, dimmi perché non reciti. Se tu sarai Romeo, sarò Giulietta degli spiriti, e soffia forte sotto il cielo di Romagna. Mi ricordo io com'ero, mi ricordo la vergogna, le canzoni che ti ho scritto, te ho scritte, suoni, lacrima, ma poi è arrivato il vento ed ha spazzato via la musica. Ha senso star vicini se ti sento come il vento in un film di Fellini. È una storia molto bella, ma vorrei che non finisse mai.